Che dici, uno schizzo di Gimli? L'anteprima mondiale di un docufilm molto importante e molto ben fatto, oso dire. Si parla del futurismo, che io studio da molti anni, scrissi una biografia di Marinetti nel 2009 e adesso sto scrivendo un libro illustrato sui futuristi, che sono personaggi incredibili, hanno delle vite straordinarie, piene di invenzione, fantasia, esperienze, e quindi questo film racconta molto bene questo movimento che è stato il più importante movimento culturale creato da italiani dopo il Rinascimento. In mezzo c'è solo il barocco e il futurismo ha influenzato le avanguardie di tutto il Novecento fino ai nostri giorni, che per chissà quanto ancora. Quindi è una cosa che è stata poi parzialmente rinnegata in Italia a causa dei legami, della convivenza più che i legami con il fascismo,
e che ci ha fatto perdere, questo errore di prospettiva ci ha fatto perdere i capolavori, perché dopo la seconda guerra mondiale nessuno in Italia voleva opere futuriste, gli americani li comprarono tutti per 2 soldi e adesso le rimpiangiamo. Uno, ricostruzione storica, quindi Marinetti e tutto il gruppo di Marinetti. Dopodiché mettiamo anche una parte pittorica che è fatta di effetti digitali molto particolari che riprendono anche alcune linee di Libera, il più grande architetto che il gruppo futurista ha espresso e che praticamente ha lasciato un segno profondo nella cultura architettonica italiana. E in più ci abbiamo dentro delle testimonianze importanti, uno per tutti, la nipote di Marinetti. Quindi è un documentario complesso, particolare, dove anche Giordano Bruno Guerri entra dentro l'immaginario, attraverso l'immagine, attraverso il suo corpo, ci riporta a quello che erano i marinettiani, diciamo, i futuristi, la follia. Fammi la faccia di Marinetti. Non esce, troppo abbassa. Non ti esce a domanda? Viene fuori. Sono arrivati i futuristi! No, non incendieremo i vostri musei, non allagheremo le vostre biblioteche, è un'iperbole, è una provocazione. I futuristi amano le arti nuove e nuovissime. Noi vogliamo celebrare il pericolo, l'energia, l'incoscienza. Mi ritengo prigioniero politico del futurismo e sarò sempre per tutti futurballa. Futurballa. Lui, Marinetti, futurista, supera ostacoli, vince. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno l'essenza della nostra arte, le grandi idee per cui si può anche morire. L'umanità è mediocre. La maggioranza delle donne non è superiore né inferiore alla maggioranza degli uomini. Esse sono uguali. Tutte e due meritano lo stesso disprezzo. Allora, ardengo soffici dei miei guantoni. L'avete letto o no il nostro manifesto al governo fascista, eh? E adesso lasciateci passare, dobbiamo fare la storia. Fa un mese andai in onda su Rai 1 e fra pochi giorni faremo anche una prima Roma del cinema italiano. Il titolo Caffeina del mondo vuole darci così una svegliata? Sì, chiamavano Marinetti Caffeina d'Europa. C'era anche del divertimento. Beh, il futurismo, l'arte di per sé, ma i gruppi dell'avanguardia hanno sempre qualcosa di divertente, partono anche dal divertimento. L'arte è divertimento, è fatica, lotta e divertimento. Quando ho affrontato questo personaggio ho capito che c'è qualcosa di enorme, di vasto.
Allora ho avuto bisogno di 2 riferimenti forti per poter interpretare questo gioco straordinario, e i miei 2 riferimenti sono 2 personaggi a me molto vicini perché li ho studiati tanto, e sono Ettore Petrolini e Carmelo Beni. Ho messo insieme un po' le loro 2 visioni e ho cercato di fare quello che ho potuto. Sono Antonella Fattori e con Massimo ho un passato molto bello perché abbiamo fatto 3 lavori insieme: Marciando nel buio, Nessuno escluso e Game Over, e quindi Massimo sta nel mio cuore perché lo conosco da una vita e gli voglio un sacco di bene. E questo docufilm è stato appunto prodotto da vari film di Mariella Isacchi e Amedeo Letizia e coprodotto da Luce Cinecittà, Illusion Creative Hub, il produttore Rai Fabio Mascini, collaborazioni con i comunitari e con il contributo del MIC. Il futurismo è stato il più importante movimento culturale creato in Italia dagli italiani dopo il Rinascimento. Loro hanno guidato tutte le avanguardie del Novecento, essendo stata la prima, tutte le altre hanno seguito o imitato il futurismo. Questa visione nasce da un signore che si chiama Marinetti, che è l'ispiratore e anche il propulsore di tutto, e poi da una pletora di artisti geniali, folli, giovani, che in quel momento si associano a lui. Si associano, anzi vengono, come dire, sostenuti da libro Tommaso Belli, e fanno questo viaggio. È un viaggio, io oserei dire quasi psichedelico se volete, perché è un viaggio nell'arte, un viaggio nella scrittura, un viaggio nella creazione a 360 gradi, immaginando un futuro che non c'era ma che loro vedevano già. Le attrici Maria Giovani